Che è successo? Ma che è la settimana di Natale? Ma che sono tutti sti regali? E prima il campionato, l'esordio con vittorie e 3 punti guadagnati, adesso addirittura doppio colpo, non uno, due. Mamma mia, ma veramente, noi siamo a Natale, ma ci state abituando troppo bene, ci state abituando troppo bene. Allora, adesso, battute a parte, parliamo ovviamente di questi due nuovi possibili acquisti. Sembra che entrambe le trattative siano in fase avanzatissima, c'è il benestare sia dei calciatori e sia delle squadre, ma manca ancora qualche piccolo passo prima di poterli effettivamente tesserare, farli diventare nuovi calciatori del nostro Lecce. Ma prima di parlarne meglio vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare, a farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti e ad iscrivervi al canale qualora foste nuovi, perché secondo me per uno di questi calciatori c'è una situazione che potrebbe metterci in particolare preoccupazione, e adesso ne parliamo meglio. Ma chi sono questi due calciatori? Ovviamente parliamo di Amar Fatah e Ivan Ilić. Partendo dal primo, di proprietà del Troyes, quindi il nostro Stefano Trinchiera, pensate, è dovuto andare fino a Troyes per andare a prendersi questo calciatore, ed è un esterno sinistro svedese ma di origini somale, classe 2004, un esterno dinamico, rapido, capace di puntare l'uomo, abile nel dribbling, ed è proprio quello che ci serve, proprio quello che serve al nostro mister Di Francesco per il suo calcio, per il suo gioco, per la sua idea. Finalmente un acquisto mirato che possa finalmente renderci forse, speriamo, un pochettino più incisivi, un pochettino più pericolosi anche dalle fasce. Finalmente. Ma ultima tappa in cui ha giocato è stato il Dundee United nel campionato scozzese. Io adesso non è che mi sia messo a seguire il campionato scozzese nella scorsa stagione, sinceramente mi manca solo quello, quindi non ho idea di che calciatore sia, quindi mi sono basato su quello che ho letto su internet, su chi ne ha parlato, su chi magari ne sa più di me, e anche in questo momento io mi rifaccio anche a voi. Mi metto nelle vostre braccia, nelle vostre parole. Se c'è qualcuno che ne sa qualcosa in più su questo calciatore, lo scriva nei commenti, così ne beneficiamo tutti. Però appunto proprio qui al Dundee United in Scozia ha trovato continuità e fiducia. Per lui 8 gol e 3 assist in 30 presenze complessive, 3 rigori su 4 segnati, quindi siamo al 75% di rigori segnati, di rigori realizzati, e almeno da quanto appare dal grafico, credo che la sua zona migliore per poter battere i rigori sia appunto l'angolino sinistro, l'angolo basso sinistro. Dovrebbe arrivare a titolo definitivo, quindi un acquisto a tutti gli effetti, ma non sono riuscito a trovare informazioni in merito a quanto ammonti questo titolo definitivo, cioè il costo del trasferimento, quanto è, non lo so. Magari se nei prossimi giorni o nelle prossime ore, chi lo sa, dovesse arrivare qualche notizia in merito, ve lo faccio sapere, magari con un post della community, perché sarebbe inutile andare a fare un altro video completo solo per andare a dire quanto è costato o quanto costerà. Passando invece a Ivan Ilić, che in realtà conosciamo benissimo perché è già militato con il Verona e con il Torino, di proprietà appunto del Torino, sarebbe un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni, almeno questo è quello che si legge in giro. Poi vedremo effettivamente a quanto ammonterà questo trasferimento. Centrocampista serbo, classe 2001, ma cosa serve per far effettivamente passare questo calciatore dal Torino al nostro Lecce? Manca il rinnovo
dal 2027 al 2028, in modo che il Torino possa comunque avere ancora le mani su questo calciatore per poter gestire al meglio questo anno di prestito al nostro Lecce, e poi effettivamente ci sarà questo passaggio di consegna. E poi, se il nostro Lecce deciderà di riscattarlo, benissimo. Se invece non dovesse decidere di riscattarlo e tornare al Torino, avrà comunque un altro anno di contratto con i Granata e potranno decidere di gestirlo poi al meglio nel futuro. Ultima stagione, e qui arriva un'informazione che secondo me è da tenere particolarmente d'occhio, con particolare attenzione, perché parliamo un po' dello storico degli infortuni di questo calciatore. Come detto, nell'ultima stagione 25-26 ha collezionato solo 8 presenze. Uno degli ultimi infortuni importanti che l'ha avuto a novembre 2025, mentre era con la sua nazionale, con la Serbia. Ha avuto una distorsione al ginocchio, però senza interessamento, senza lesioni dei legamenti del ginocchio, appunto, ed è rientrato ad inizio 2026, salvo poi avere un altro tipo di infortunio, ossia una lombalgia, che adesso vi faccio vedere l'immagine che ho preso da Transfermarkt con lo storico di tutti i suoi infortuni. Come potete vedere, questo è solo lo storico degli infortuni avuti col Torino, quindi da quando è arrivato nella stagione 2022-2023 fino appunto alla fine della stagione 25-26. Infortuni alla caviglia, problemi fisici, infortunio del legamento collaterale, infiammazione del tendine del bicipite, infortunio al ginocchio, problema muscolare, problema fisico, contusione, problema al polpaccio, problema al ginocchio, lombalgia, partite saltate tantissime, veramente tante, giorni d'assenza tantissimi per alcuni di questi infortuni. Ma adesso vi faccio vedere lo storico completo, lo storico totale di tutte le sue ultime stagioni, partendo appunto dal 21-22, quando, se non sbaglio, era ancora al Verona. 47 giorni d'assenza, 61 giorni d'assenza nella stagione 22-23, 55 nella stagione 23-24, 114 nella stagione 24-25, 106 giorni d'assenza nella stagione 25-26, con un totale di 3, 5 e 4 infortuni in queste, ovviamente divisi in queste stagioni, con 12, 9, 8, 19 e 18 partite saltate nelle ultime 5 stagioni. Praticamente si è saltato un campionato intero e anche di più. E questo mi mette in apprensione, mi mette particolare preoccupazione, perché lo storico di questi infortuni è abbastanza importante, con vari problemi fisici, vari problemi muscolari, tendiniti, lombalgie, infortuni ai legamenti, insomma infortuni abbastanza importanti che lo hanno tenuto a lungo fuori per certi infortuni. 57 giorni per la lombalgia, 28 per il problema al ginocchio, problema al polpaccio 11 giorni, 47 giorni per un problema muscolare, 32 per un altro infortunio al ginocchio, cioè sono tantissimi. E noi conosciamo benissimo la situazione di questi calciatori così, con un fisico, no, di cristallo, come diciamo, perché in casa nostra abbiamo avuto per tanto tempo Beriscia, e per ogni stagione ha avuto almeno un infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori. E quindi mi chiedo, ma il nostro staff sanitario sarà in grado di curare, di mantenere questa integrità fisica e muscolare del calciatore, in modo da evitargli ulteriori infortuni e permettergli di concludere una stagione completa senza saltare e mo una, e mo due, e mo tre, e mo una, e mo due, e mo tre partite di questo campionato? Io mi chiedo questo, perché se stiamo prendendo Ivan Ilić, che è un centrocampista che a me è sempre interessato sin dal suo arrivo col Verona, al Torino un po' meno, complice anche tutti questi guai che ha avuto, insomma mi chiedo proprio questo: riusciremo a vederlo spesso in campo? Perché è un centrocampista che nel nostro Lecce può fare la differenza. Come detto, è un giocatore che mi ha sempre intrigato ed è stato uno dei giocatori che
ho sempre pensato di poter portare al nostro Lecce, no? Anche perché, diciamo, il costo del suo cartellino quando è arrivato al Verona era di 7 milioni e mezzo, quindi il Verona, dopo un anno di prestito, se non sbaglio, ha versato nelle casse del Manchester City 7 milioni e mezzo di euro. Quando è passato il Torino ha versato nelle casse del Verona circa 17 milioni, mi sembra, insomma, sopra i 15 milioni di euro, quindi un costo del cartellino abbastanza elevato, ed è per questo anche che mi intrigava, perché comunque è riuscito ad arrivare con le prestazioni a quella cifra lì, ecco. Poi il suo costo del cartellino però dal Torino si è abbassato, costa più 17 milioni e mezzo di euro, appunto stiamo parlando di un possibile trasferimento con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni, quindi è calato tantissimo, è calato. E questo ci permette sicuramente di portarlo, di renderlo un trasferimento alla nostra portata. Sarei curioso però di vedere quanto possa durare in questo campionato, e questo mi mette particolarmente apprensione. Però per questi due possibili acquisti speriamo possano arrivare magari nella giornata di oggi o nella giornata di domani degli sviluppi. Credo che quello più vicino al momento possa essere Fatah, e poi nei prossimi giorni arriverà anche Ilic, perché come detto deve ancora rinnovare il contratto col Torino e poi ci sarà il passaggio di consegna. Sono curioso di vederli entrambi. Quello su cui sono più curioso appunto è Fatah, perché non l'ho mai visto, però ne ho letto un gran bene di lui in questi giorni in cui era uscita questa notizia. Di Ilic sono curiosissimo sicuramente di vederlo con noi, ma sono anche preoccupato. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, vi aspetto, vi leggo. Insomma, speriamo bene. Lasciamo lavorare la macchina di Stefano Trinchera. Speriamo possa arrivare anche qualcun altro molto molto presto, perché non è che bastano solo questi due acquisti. Mancherebbe un altro esterno e un altro esterno basso. Quindi, insomma, dai ragazzi, siamo stretti coi tempi, oggi è già il 25 d'agosto. Sempre Forza Lecce, sempre, sempre, sempre. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ragazzi.